Vai, mi picca. No, aici. Spazio ginnastica. Iniziamo lo shooting, ragazzi, in questa location dove abbiamo l'autorizzazione, quindi non ci sono problemi. Ti farò conoscere una nuova lente. Ramona già la conoscete, l'avete vista già in video precedenti. Nuova lente 85 mm f1.8 Pro, quindi siamo alla nuova versione di questa nuova lente di questa azienda che produce lenti economiche. È una lente che sto testando da diversi mesi, quindi sono pronto proprio per raccontarti qualcosina, ok ragazzi? Quindi rimani fino alla fine del video. Ma prima iniziamo giusto per riscaldamento a fare qualche foto anche con il 135 di filtro, sempre f1.8, anche così vedete proprio la differenza di profondità di campo. Per quanto riguarda l'illuminazione, praticamente è il setup che nel 2025 andrò a utilizzare di più, quindi Godos V100, te ne ho già parlato nel mio canale. Modificatore di SMDV Sony A7C che per me va più che bene. Poi parleremo proprio di questo nuovo 85 mm molto economico. Just redemption, endless blessings, no frustration, no hesitation, just forgiveness for his children, no conditions, no exceptions, just redemption. Blessings, no frustration, no hesitation, just forgiveness for his children. And shatter my excuses, Lord, I wanna do this, time to stop putting limits on your promises. Broken but beloved, wounded but unwanted. Nothing in this world can change your view of me. No conditions, no exceptions, just redemption. Endless blessings, no frustration, no hesitation, just forgiveness for his children. So shatter my excuses, Lord, I wanna do this, time to stop putting limits on your promises. Broken but beloved, wounded but unwanted. Nothing in this world can change your view of me. Dunque ragazzi, fasi conclusive di questo video backstage. Come ti avevo promesso proprio nella intro, ti racconto come mi sono trovato con questo nuovo 85 mm f1.8 di Meiki. Seconda versione, la prima versione era uscita un paio di anni fa, un disastro totale, lasciamo perdere. Allora, versione economica, costa meno di 300 euro, in realtà costerà 250 perché ti lascio anche un coupon in descrizione. Lo sto provando da 2 mesi, ok? L'ho sempre portato con me nelle mie recenti uscite fotografiche.
anche perché sapevo che dovevo fare la recensione. Non è il mio 85 principale che vado a utilizzare, però l'ho alternato proprio al Sigma. Ti posso garantire che è un obiettivo di tutto rispetto, anche se costa così poco, le prestazioni ci sono. Se è la ricerca del tuo primo 85 mm, soprattutto perché non sei sicuro che sia la focale che fa per te, perché devi spendere tanti soldi su lenti decisamente più costose? Comprati questo obiettivo e poi vedi se fa il caso tuo. Ti garantisco che già scattando a f1.8 avrai un'immagine nitida se scatti a una modella. Neppure la vignettatura avrai sulla foto, ok? Leggera, e credimi, la vai a togliere velocemente in post-produzione se proprio ti dà fastidio. Ma la cosa più importante che ti devo dire di questa nuova lente di Make è che finalmente l'autofocus è affidabile, cosa che 2 anni fa non potevo affermare. Adesso se scatti a una modella, anche se si sta muovendo, soprattutto con il tracking dell'occhio, non ci sono problemi, è anche veloce e soprattutto è affidabile anche quando usi un filtro ND. Okay, abbiamo un peso esattamente di 390 grammi, quindi sinceramente non lo definisco neppure tanto leggero, però diciamo che siamo nella normalità di un 85 f1.8, quindi neppure decisamente pesante, anche perché quando parliamo di un f1.4 il peso ovviamente sale oltre il mezzo chilo. Il barilotto è completamente in plastica. La sensazione di obiettivo economico, una volta che lo impugnerai, la noterai e anche forse la sentirai. Ti posso dire che rispetto alle versioni precedenti la costruzione è migliorata, si vede e si sente. La ghiera dei diaframmi invece non mi fa impazzire, è troppo morbida. Quindi presta attenzione quando impugni la fotocamera, perché è molto facile andare a modificare proprio l'apertura. Io personalmente, proprio per esperienza, visto che non si può fare meccanicamente perché non hai la possibilità, ho messo un pezzo di scotch qui sotto dove si nota meno, proprio per essere sicuro che durante l'utilizzo non la vado a muovere. A proposito, abbiamo un'apertura massima di f1.8 e la chiusura minima è di f16. Poi abbiamo il selettore per andare a disattivare eventualmente la modalità di messa a fuoco automatica. Mi sarebbe piaciuto trovare il tasto funzione, che non ho trovato. La ghiera, per quando vai a utilizzare in modalità manuale questo obiettivo, è abbastanza morbida, non è affatto male, molto meglio rispetto alle precedenti. Troverai in dotazione anche un paraluce in plastica. L'obiettivo davanti ha un diametro esattamente di 62 per un eventuale filtro. E infine la parte posteriore, dove abbiamo la baionetta in metallo, abbiamo questa guarnizione di colore rosso giusto per qualche schizzo d'acqua, la polvere proprio durante l'utilizzo. Non è un obiettivo però tropicalizzato. Ok ragazzi, abbiamo anche un'entrata Type-C per un eventuale aggiornamento del firmware. Poi qui abbiamo i contatti per tutti gli automatismi, in questo caso essendo io utilizzatore di Sony proprio per fotocamere con attacco e mount, ma da quello che ho capito è disponibile anche per utenti con attacco Z. Ok ragazzi, chiudo qua questo video. Se avete domande da farmi in merito proprio alla lente che ti ho portato oggi o anche a quello che hai visto proprio in questo backstage, ti aspetto qui sotto nei commenti. E ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo backstage dove andremo a provare qualcosa di nuovo, anzi, piccolo spoiler, molto presto ti porterò un nuovo 85, ma questa volta molto più luminoso, ma sempre economico. Quindi rimani collegato, attiva anche la campanellina così ricevi anche la notifica. Ciao e alla prossima!